Eccoci. Ciao Laura. Ciao Laura, Ciao, buongiorno. buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto Tutto bene? bene, grazie. Allora, iniziamo questa diretta. Buongiorno a tutti. Siamo con Federica e Laura, fondatrici di Creative Italy. Questa intervista, diciamo, la dedicheremo a promuovere il nuovo progetto di vacanze creative con l'artigiano. Iniziamo con la prima domanda alle due fondatrici. Insomma, come è nato e perché avete pensato di creare questo progetto che, come sappiamo, coinvolge l'artigiano che in parte, in qualche modo, cioè, trasmette il suo saper fare ad altre persone. Allora, dunque, Retreat with Artisan o Creative Italy, come insomma italiano-inglese, è un progetto che offre, in realtà, è un'idea che nasce dal fatto che volevamo dare un'esperienza autentica e arricchente allo stesso momento, allo stessa maniera, mettendo i viaggiatori in contatto con gli artigiani locali. L'obiettivo principale del progetto è quello di consentire ai viaggiatori di disconnettersi dal mondo digitale e vivere il momento presente, riscoprendo la propria creatività e manualità grazie all'incontro con gli artigiani. Il coinvolgimento degli artigiani nel progetto è stato pensato in maniera un po' strategica. Prima di tutto la maggior parte degli artigiani coinvolti sono giovani e molto appassionati a quello che loro fanno e soprattutto sono desiderosi di voler diffondere la propria arte e ovviamente evitare che vada persa nel tempo. E quindi insomma, quando noi abbiamo spiegato agli artigiani l'idea che avevamo, ognuno di loro era super entusiasta e hanno creato ad hoc delle esperienze immersive che possono dare appunto ai partecipanti la possibilità di intraprendere le tecniche principali del mestiere che loro andranno ad imparare. Quindi diciamo anche è un'altra cosa molto importante è quella che i partecipanti capiranno che cosa vuol dire essere un artigiano del XXI secolo, ma con una chiave moderna. Quindi sono, diciamo, questa, diciamo, alla base delle vacanze creative. Molto interessante questo concetto, veramente credo che sia importante comunque nell'attualità, in un mondo in cui siamo circondati da tecnologia, avvicinarci comunque alle tradizioni, alla reale essenza della cultura, delle nazioni, dei popoli, della cultura che fanno parte di questo bellissimo pianeta. E non so se Federica vuole aggiungere Sì, qualcosa. no, chiedo, è chiara, nel senso che è stata chiara la descrizione del progetto e il nostro obiettivo è quello che vogliamo fare, quindi penso che quello che vorremmo, a parte esprimere con chiarezza il concetto, è che il nuovo turista cambiasse, rivolgerci a un tipo di turismo e di turista diverso, cambiare un po' la mentalità della persona che viaggia, questo è un po' anche il nostro obiettivo. Dopotutto sono delle esperienze in cui il turista non soltanto viaggia e visita un luogo diverso dal proprio luogo quotidiano, ma è anche un'opportunità per imparare, quindi possiamo definirla come una learning perché ha nuove tecniche, nuovi modi di vivere, nuovi stili di vita. Sì, sicuramente. Soprattutto, ecco, appunto, parlando di learning experience, io credo che ci sia una mutua learning experience, sia per quanto riguarda dalla parte dell'artigiano che per quanto riguarda i partecipanti. E questa è un'altra chiave importante del progetto, perché innanzitutto Creative Italy fa parte di uno degli obiettivi dell'agenda del 2030, il numero 4, perché vuole guidare i partecipanti a creare e quindi a capire la qualità del prodotto che loro vanno a creare e al tempo che ci vuole per creare un qualcosa di qualità.
che possa tra l'altro perdurare nel tempo, e questo a sua volta insegna che è bene comprare di meno ma di qualità, e quindi va appunto un'educazione diciamo contro il consumismo che oggi diciamo credo che sia a livelli un po' esagerati. E tra l'altro è anche molto importante che il cliente, cioè l'artigiano, qualsiasi cosa che crea ha delle differenze, no? Non è, e la differenza è quella molto spesso è la chiave del successo. E quindi anche questo è un altro insegnamento in cui il partecipante è completamente diverso dall'artigiano, un difetto all'interno diciamo della creazione, diventano delle particolarità molto importanti che arricchiscono sia l'esperienza sia l'oggetto che viene creato. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le differenze non devono essere dei muri, ma devono essere unite, devono essere degli arricchimenti, sia dalla parte dell'artigiano che dalla parte del partecipante, ma anche un qualcosa, diciamo, un insegnamento di vita, no? Che oggigiorno ne parliamo sempre, no? Del fatto delle differenze che possono essere, cioè, di genere, ma comunque differenze di visioni caratteriali. Ecco, questo insegna anche a collaborare, ad avere un rispetto reciproco, ad allargare la propria visione. Ecco. Sì, effettivamente è importante comunque rispettare anche il luogo, quindi essere magari turisti, involucrarsi in questa realtà e farlo con rispetto ed educazione soprattutto, senza invadere comunque la privacy e magari ecco, invadere nel tessuto culturale delle popolazioni che si visitano. Sì, no, penso sia importante anche perché comunque le nostre vacanze creative sono rivolte a un turista molto attento a rispettare il territorio, a un turista nuovo, di nuova generazione, a un turista che decide di assaporare il territorio, di immergersi, avere anche il tempo di godersi non solo la vacanza, non solo l'esperienza, ma di approfondire, andare oltre al turismo così mordi e fuggi, veloce. È un turista che apprezza e ha il tempo di apprezzare anche, quindi quando realizza l'attività con l'artigiano, poi in realtà si sviluppa proprio quello che è uno scambio, non solo di conoscenze, perché magari il turista può essere a livello principiante, decide di fare un'esperienza di ceramica e non avere conoscenze, ma è uno scambio di informazioni, quindi anche l'artigiano o comunque anche la persona che lo ospita, per esempio che lo alloggia, o dove il turista va a mangiare, quindi anche il ristoratore, essendo un tipo di turismo di, diciamolo così, slow, di valorizzare il tempo, si crea comunque una dimensione di scambio. Credo che tutto ci fa apprezzare la diversità culturale, nel senso che è vero che il turista impara dall'artigiano, ma anche l'artigiano, il ristoratore, l'albergatore possono imparare dal turista, possono aprirsi e creare quello che può essere uno scambio culturale. Questo è importantissimo perché poi è un tipo di turista che anche valorizzando il territorio spende di più, quindi i benefici che poi avrà l'artigiano o comunque chi offre al turista la possibilità di fare un viaggio in Italia, vedrà che si beneficerà non solo economicamente, perché il turista senz'altro è disposto a spendere di più, quindi economicamente il territorio ne trarrà vantaggio, ma si apriranno nuove prospettive di scambi culturali. Esatto, esatto. Infatti la nostra, diciamo, il nostro, abbiamo lavorato tantissimo su questi retreat e abbiamo selezionato degli artigiani bravissimi, dei luoghi fantastici, dove appunto la cultura ne è protagonista.
E quindi, e poi tra l'altro... Anche presente che in questi nostri pacchetti è vero che l'artigiano è la figura principale, però non dimentichiamoci anche l'alloggio, dove andranno a stare, nelle dimore storiche oppure in degli alberghi che noi abbiamo selezionato secondo dei criteri che rispettano comunque il turismo ecosostenibile, cioè è tutto un pacchetto che riguarda non solo l'artigianato, ma proprio parliamo di turismo vero e proprio, ma che vogliamo, cerchiamo di promuovere un tipo di turismo diverso, sostenibile, sostenibile, attento. culturale, che non rovini, diciamo, che non sia appunto un touch and go, ma che comunque riesca ad assorbire la cultura del posto. E, in questo progetto noi abbiamo comunque, non abbiamo dimenticato anche i bambini, che sono tra l'altro la futura generazione, e dentro questo progetto c'è un altro che si chiama appunto Creando si impara, che è rivolto ai bambini ed è guidato da un'artista che sarà intervistata nelle prossime settimane, Emanuela Revidà, in cui il bambino impara a come attraverso il riciclo del materiale si possono creare delle opere d'arte. Quindi noi, ecco, questo si farà in Sicilia, in un luogo un po' dimenticato, ma in realtà bellissimo, perché proprio vogliamo appunto che la gente cominci a vedere altri posti in Italia che non siano sempre le solite mete. Quindi vi invitiamo a seguire la prossima settimana le nostre interviste, perché faremo parlare i nostri artigiani del loro coinvolgimento in questo progetto di Retreat with Artisans e vacanze creative. Bene, bene. Bene, continuate a seguirci e soprattutto per le prossime interviste che sono in qualche modo dei momenti più, toccheremo in maniera più ravvicinata queste esperienze parlando direttamente con gli artigiani, sempre su Creative Italy. E grazie per averci seguito e vi auguro una buona giornata. E un'altra cosa, iscrivetevi alla nostra newsletter, perché manderemo un'offerta speciale per gli early birds, quindi iscrivetevi. Bene. Ciao. Grazie Laura. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.